Benvenuti sul nostro canale, siamo Fede e Anto e oggi in questo video vi spiegheremo il menu e le funzioni del Nocta Legend versione 1.15. Ma prima di fare questo vi chiediamo di iscrivervi al canale per darci un supporto, spuntare la campanella per le notifiche. Un bel like se vi è piaciuto il video e il commento. A dopo! Ok, accendiamo versione 1.15, abbassiamo un po' la sensibilità per poter spiegare al meglio e cominciamo con i programmi. Park, che serve per terreni contaminati da alluminio, da sporcizia varia. Field, che serve per terreni sconnessi laddove si voglia un po' più di profondità data dal programma e il terreno è un po' più pulito. La beach per la spiaggia e per le immersioni. La gold, che si utilizza per la ricerca di oro, e andando a modificare con il tasto della multifrequenza sul programma gold si va a mettere la modalità beast. Quindi i programmi, ragazzi, sono 5 nella versione 1.15: Park, Field, Beach, Gold e Beast Mode. Ok, discriminazione rimane invariata. G, F che elimina 10 tacche. La customizzabile, che tenendo premuto il tasto della discriminazione possiamo andare a modificare i segmenti in base a quello che vogliamo premendo il pulsante accetta e rifiuta e muovendoci con le frecce destra e sinistra. La sensibilità in 30 punti come al solito. Questa va regolata, ragazzi, sui terreni dove vi trovate in base alla stabilità del metal. Non importa che aumentate la sensibilità per andare troppo in profondità se il metal è instabile, ma regolatela in base al tipo di terreno dove vi trovate e la profondità verrà lo stesso. Barra della profondità, ID, quindi quando troveremo un target o passeremo un target sotto la piastra apparirà un numero qua sopra che corrisponde a questa barra qua su. Le multifrequenze: multifrequenza 1 che serve per target conduttivi, multifrequenza 2 che serve per target poco conduttivi, la multifrequenza 3 che serve per andare su terreni bagnati, oppure addizionandola al programma Park avrà una minore risposta sulle stagnola e sugli strappi di latina e quindi si riuscirà a fare una ricerca un po' più silenziosa e quasi priva di immondizia. 4 kHz per le profondità, 10, 15 e 20 per le ricerche normali e la 40 kHz per ricerche mirate di oggetti piccoli o poco conduttivi. Quindi fino a qui tutto invariato a parte il programma Beast Mode. Barra del ferroso, Iron Check, barra del buono. Andiamo nel menu e troviamo la rimozione dei disturbi. Premendo il tasto pinpointer andiamo a eliminare ogni disturbo che c'è nell'aria. Questo va fatto con la piastra alta dal terreno. Nel caso in cui si vada in mare e si faccia ricerca sott'acqua, questa funzione va fatta con la piastra in immersione. La reattività, che è in 10 punti, permette di rendere il processore del metal detector veloce o più lento e vi permette di riuscire ad agganciare meglio target uno vicino all'altro. Quindi più andate ad alzare questa impostazione, più il metal sarà veloce, ma questo non significa che dovete spazzolare più velocemente. La spazzolata sarà sempre costante, ma il metal sarà più reattivo. Più la reattività è alta, meno il metal riuscirà ad andare in profondità. Più la reattività è bassa, più il metal riuscirà ad andare in profondità e avrà una stabilità maggiore. Andando a premere il tasto accetta e rifiuta per qualche secondo, sempre essendo sul menu reattività, andiamo nel sottomenu e troviamo il ground suppressor. Questa impostazione è comodissima
nel caso in cui ci troviamo su un terreno dove, abbassando la sensibilità, facendo la rimozione dei disturbi, cambiando la frequenza e selezionando quella meno disturbata, eccetera eccetera, non riusciremo ad avere la stabilità desiderata, e quindi andiamo ad alzare il ground suppressor, che è un soppressore del ground del terreno, e quindi questa impostazione riuscirà a stabilizzarvi il metal detector. Funziona anche sull'erba alta, quindi alzando un po' questa impostazione si riuscirà ad avere una stabilità maggiore. Il Deep Target è una funzione che è stata aggiunta nella versione 1.15. Questa funzione permette al metal detector, come vedete in 6 punti, permette al metal detector di avere una sensibilità maggiore sugli oggetti più profondi. Quindi cosa significa? Che se un oggetto è a fondo scala range del metal detector e viene rilevato, può essere rilevato come ferroso ma in realtà è buono, alzando questa funzione il metal detector riuscirà a catturare quell'oggetto e a darvi un segnale positivo. Quindi invece di evitare di scavarlo perché magari il metal l'ha rilevato come ferroso, riuscirà a darvi quell'impulso positivo. Questa funzione occhio a tenerla troppo alta, perché alzando troppo questo deep target e magari avendo la sensibilità troppo alta, la reattività alta, tutte queste impostazioni possono influire sulla stabilità del metal, quindi cercate di dosare bene queste impostazioni. Andiamo in field, reattività, premiamo il pinpointer e come vedete Iron Filter a 9 elimina le cartucce da caccia, a 8 è un'impostazione di default dove il metal detector riuscirà a capire bene qual è il ferro e qual è il buono, e abbassando questa impostazione si va a spegnere questo filtro del ferro, e come vantaggio avrete il fatto che il metal detector riuscirà a scovare oggetti buoni vicino a target ferrosi. Riuscirà anche ad avere una sensibilità maggiore sugli oggetti più piccoli, però potrebbe anche essere che diventi un pelo più nervoso, quindi utilizzatela per bene. Abbassando l'Iron Filter sotto il livello 8 di default ci sarà la possibilità di andare a modificare anche lo stability, che è una sintonia di fine dell'Iron Filter. Anche qui troviamo il Deep Target, il Ground Suppresso e il Bottle Cap Reject. Funziona come filtro per eliminare i tappi di bottiglia. Andando ad alzare questa impostazione, il metal detector riuscirà a catturare le monete e cercherà di eliminare per quanto più possibile una gran parte di tappi di bottiglia. Non andate a alzarlo troppo perché si rischia di eliminare anche alcuni tipi di moneta. Spostandoci sulla destra troviamo l'audio in 6 livelli. Tenendo premuto il tasto pinpointer andiamo sull'audio gain. Anche questo è un boost dei segnali in profondità, quindi andando ad alzare l'audio gain si avranno segnali profondi con un tono molto più alto. L'unica pecca è che alzando troppo l'audio gain non si riuscirà più a distinguere quali sono i segnali a galla e quali sono i segnali in profondità, quindi consigliamo anche qui di tenerlo sul 4. Funzioni audio: 2 toni, 4 toni, 6 toni, 60 toni, modalità pitch e un tono. Qui abbiamo sulla destra il livello dell'audio, sia del ferroso che lo potete alzare che del buono. Adesso qui ho messo un tono, mettiamo i 2 toni, torniamo di qua e come vedete possiamo spostarci e alzare sia il livello del ferroso o abbassarlo sia il livello del buono. Ora, quando andate a spostare queste due impostazioni, ricordatevi che un volume del ferro troppo alto può darsi che vada a mascherare i target buoni che spizzicano in profondità, quindi non tenete il volume del ferro troppo alto quando fate ricerca di profondità o su terreni molto sporchi. Qui abbiamo l'interruzione del tono, dove come potete vedere da 1 a 12
il metal detector suonerà con un tono 1, potete alzare il livello, e abbiamo il tono 2 che da 12 fino a 60 suonerà con un tono più acuto, che potete andare a regolare fino a 30. Pinpointer si torna indietro. Con questa funzione invece andiamo a dire al metal detector di suonare i target ferrosi fino a 9 o a 10, potete impostarlo, noi di solito lo teniamo a 8. La soglia del suono, e il tono della soglia del suono. Il salvataggio, ragazzi, che si fa andando sull'omino, scegliendo il programma 1, 2, 3 o 4, tenendo premuto il tasto pinpointer, e vi apparirà la spunta a fianco al numero selezionato. Avrete memorizzato il vostro programma sul numero 4. Se invece volete fare un reset di fabbrica, andate con l'icona sull'omino, tenete premuto il pulsante pinpointer, come vedete comincia a girare la rotellina e apparirà la scritta Fabric Default. Ora non lo facciamo per una questione di luminosità. La luce col crepuscolare, 6 punti di crepuscolare e 6 punti di luce normale. La vibrazione, la luce che illumina la piastra, il Bluetooth, l'orologio e il timer del tempo che ha lavorato questo metal detector. Il bilanciamento del terreno in semiautomatico si fa premendo il pulsante apposito, pompando sul terreno, e una volta pompato, quando i numeri saranno più o meno uguali, il metal detector sarà bilanciato. Nel caso in cui il bilanciamento va a 0, si può agire e utilizzare col tasto pinpointer e andare con un auto tracking. Come vedete appare un'altra barrettina e il metal si autobilancerà da solo. Oppure, nel caso in cui vogliate fare un bilanciamento più preciso, andate a premere il pulsante di bilanciamento e pompando tasto più e meno, e si va a modificare manualmente il bilanciamento del terreno. Una funzione nascosta, per così dire, quando si va a fare il bilanciamento del terreno, che in pochi hanno visto, è quella del ground indicator. Allora, premendo il tasto del bilanciamento del terreno e andando a premere il pulsante della discriminazione, come vedete apparirà in basso sulla sinistra una scritta GI. Questo significa che il ground indicator è attivo. Una volta che tornate nella schermata principale, come potete notare, nella barra del buono sarà scomparsa l'icona del gioiellino e sarà rimasta solo l'icona del ferroso. In questo modo questo indicatore selezionerà più il ferro e il buono, bensì vi darà il livello di mineralizzazione del terreno in quel momento. Per tornare a rimetterlo a posto, ripremete e, come vedete, ferro check FC, e tornerà a posto. Torniamo nel menu principale, vedete che l'icona è riapparsa. Poi vi facciamo vedere nel dettaglio anche la modalità Beast Mode. Quindi andiamo a modalità oro, multifrequenze, modalità Beast Mode. Nella modalità bestia abbiamo poche modifiche da utilizzare. Andiamo sulla reattività, premiamo il tasto del pinpointer, apparirà la scritta IR. Questo è l'Iron Reject. L'Iron Reject funziona
come una sorta di discriminatore sonoro. Se voi andate a portare l'Iron Reject a 2 o 3, il metal detector riuscirà a riconoscervi quando c'è del ferro e quando c'è del bono, e ve lo farà capire in maniera sonora, acustica, con un tono più alto e un tono più basso. Nel caso in cui tenete l'Iron Reject a 0, il metal detector farà un unico suono e quindi non riuscirete a fare questa distinzione. Altre impostazioni, come vedete, non ce ne sono. Una cosa importante quando si utilizza la modalità bestia, oltre al fatto di bilanciare bene il terreno, è quella di andare nell'audio e portare l'audio gain, a differenza delle altre impostazioni, un po' più alto, perché facendo così il metal detector riuscirà a farvi suonare segnali profondi che sono mascherati dalle altre modalità molto più forte, e quindi riuscirete a scavare qualche cosina in più che magari avete lasciato lì le volte precedenti, o che con alcuni tipi di metal detector non siete riusciti a ritrovare. Avremo la possibilità di fare 2 abbattimenti del terreno. Il primo servirà per i terreni normali, mentre il secondo, premendo il tasto delle multifrequenze una volta premuto il tasto dell'abbattimento, servirà per fare il bilanciamento sulle rocce calde o sui cocci. Ottimo per terreni molto mineralizzati. Altra piccola funzione nascosta è il silenziatore. Quando voi avete il metal detector e dovete fare qualsiasi cosa e magari il metal è un po' nervoso, un po' instabile, andate a premere il tasto delle multifrequenze tenendolo premuto, apparirà AO e sarà audio off. Tenendolo ripremuto, il metal detector tornerà a partire. E anche questo video è terminato. Sicuri di esservi stati d'aiuto, vi chiediamo di iscrivervi al canale per darci un supporto, spuntare la campanella per le notifiche. Un bel like se vi è piaciuto il video ed è stato del vostro interesse, e un commento. Ci fa sempre piacere. A presto! Ciao!